Buongiorno, prima notte a Walmart. È stata la prima notte della nostra vita parcheggiati al supermercato più famoso degli Stati Uniti. Dormito benissimo, nessun problema. Adesso caffè con la moka. Prima tappa della giornata, le cascate di Grand Falls, che non saranno famose come quelle del Niagara che vedremo tra qualche giorno, però non sono così male. Stiamo percorrendo il confine Canada-Stati Uniti, al di là del fiume St. John che si vede lì giù, e Stati Uniti, e qui invece dove siamo noi siamo ancora in Canada. Ecco il confine con l'USA, ma noi però seguiamo in Canada. È abbastanza lungo questo trenino, Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Noi e il Ranger siamo arrivati in Quebec, siamo arrivati in Nuova Scozia, poi New Brunswick e adesso Quebec. Continua la guida verso nord, stiamo sempre attraversando delle foreste spettacolari, come si può vedere dietro di me, e le strade non sono bellissime, sono piene di buche. Questo non l'abbiamo ancora capito, perché hanno delle casette stupende, curate, tutte nuove, e poi hanno delle strade che fanno schifo. No regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Dopo 400 km anche oggi siamo arrivati a Quebec City, o la Ville du Québec. C'è il sole, fa caldo. Adesso andiamo a cercare un parcheggio e così ci dedichiamo alla visita di questa città, che dovrebbe essere molto interessante, una delle città più antiche d'America, con una fortissima influenza francese, quindi ci sembrerà di essere tornati vicino a casa. Il nostro parcheggio in pieno centro a Quebec City, costo di $8 canadesi, quindi 5 euro circa per la notte, e praticamente basta attraversare e là c'è la città bassa di Quebec. Il clima in Canada è pazzo. Siamo qui da 4 giorni e abbiamo già usato qualunque abbigliamento, dal piumino pesante alla canottiera ai pantaloncini corti. E non siamo a Parigi, siamo a Quebec City o Ville de Québec, ma l'ambiente è veramente molto molto francese. Oltre all'architettura francese ci sono poi questi palazzi che sembrano usciti da New York, con tutte le scale antincendio fuori. Qui hanno la tecnica che non arriva fino a terra, ma c'è quel contrappeso che la tiene sollevata. C'è questo bellissimo murales in centro città che rappresenta la storia di Quebec City,
ci sono illustrati tutti i personaggi famosi che hanno appunto reso nota questa città, dal suo fondatore Samuel de Champlain, che l'ha fondata nel 1608 e che si vede in primo piano là. Siamo arrivati a Place Royale. Una curiosità, il nome Québec significa restringimento e deriva da un termine autoctono che voleva dire appunto restringimento del fiume San Lorenzo qui nel punto dove sorge la città. Posti strani, da una parte la nave da crociera e di qua questo bar dentro la piscina con tutti i tavoli nell'acqua. Osservando le case che ci sono in giro per la città ci siamo accorti che non hanno persiane, hanno solo vetri e invece poi guardando bene le persiane le hanno all'interno. Tipo in quella finestrella là si vede, perché evidentemente d'inverno col freddo sarebbe uno spreco e anche un problema dover aprire la finestra per chiudere le persiane. Laggiù c'è una casa in costruzione, la stavamo curiosando perché la struttura ci sembra in cemento armato e poi tutte le pareti sono invece in legno, con poi dei pannelli tipo un cappotto per isolarlo termicamente. Altra stranezza, i numeri delle case: 43, 43 e mezzo. Qui c'è l'università dedicata a San Francesco di Laval e questa è la cattedrale. Veramente interessante la visita di questa cattedrale di Notre Dame del Québec, e ancora più interessante è la storia di San Francesco di Laval, che è venuto qui in Canada a cavallo tra 1600 e 1700 e che ha attraversato l'oceano per ben 9 volte, passando più di un anno della sua vita in mare, e ha fondato questa chiesa oltre a 24 parrocchie qui nella Nuova Francia. Il palazzo del municipio di Quebec City. Questo è l'arrivo della funicolare nella città alta, ma noi siamo ginnici e siamo venuti a piedi. You already know, turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Questo alle mie spalle è l'hotel più famoso della città, un hotel storico di lusso costruito all'inizio del Novecento, si chiama Château Le Frontenac ed è stato costruito dalla Canadian Pacific Railways, una società ferroviaria importantissima all'epoca. Oggi il prezzo per soggiornare qui è sui 350 euro a notte. You already know, turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life. Abbiamo trovato la cittadella, almeno abbiamo trovato le mura. La cittadella di Québec è stata costruita tra il 1820 e il 1831 per difendersi dall'invasione americana, però non è mai stata utilizzata e quindi rimane intatta così come era stata costruita. Ha una pianta a stella e si affaccia qui dalla collina sul fiume San Lorenzo. Oggi è diventata sede di musei.
siamo venuti da Canadian Tire per trovare la bomboletta del gas per il nostro barbecue, che non abbiamo trovato, e per ricomprare l'aspirapolvere, perché alla fine abbiamo smontato tutta la macchina delle casse, ma l'aspirapolvere ce l'hanno rubata. Quindi nuovo aspirapolvere, investimento di $70 canadesi, ma senza aspirapolvere non si può stare. E poi stiamo comprando una spugnetta, una spazzola per pulire i pannelli, perché questa ce la siamo invece proprio dimenticata. Qui il tempo cambia molto rapidamente. Stamattina eravamo in pantaloncini corti e canottiera e adesso è venuto giù il diluvio e si è messo anche a fare freddo. Stiamo costeggiando il fiume San Lorenzo in direzione ovest per arrivare verso Montreal, che sarà la nostra prossima destinazione. Matteo come al solito alla guida, che è il suo compito. Siamo arrivati a Lavaltrie, dove gentilmente ci sono 2 spazi dedicati per i veicoli ricreativi gratuiti, con la possibilità di starci massimo 24 ore. Stasera siamo finiti in un posto vivo, È un centro sportivo dove ci sono questi ragazzi che giocano a calcio. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show.